Ciao, come state? Spero tutto bene. Nel tutorial di oggi vi mostro come decorare un oggetto di cartone che poi sarà perfetto come idea regalo anche per Natale. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli per poter realizzare al meglio anche voi il vostro progetto. Se poi avete domande o dubbi, scrivetemi qua sotto nei commenti e io come sempre sarò felice di rispondervi. Per ognuno di voi che arriva sul mio canale per la prima volta, piacere di conoscervi. Io sono Letizia e su questo canale ogni settimana condivido tutorial di riciclo creativo, ma anche di decorazione e organizzazione. Quindi se il vostro intento è quello di riutilizzare, ma anche decorare e organizzare tutto ciò che avete in casa, iscrivetevi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Kumari e Anna di Roma. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Avevo questo porta-Kleenex di cartone rigido che ho pensato di decorare per trasformarlo in una idea regalo fai da te per Natale. Se non ne hai o non ne trovi uno come questo, puoi decorare con la stessa tecnica che sto per mostrarti anche un porta-Kleenex di legno. Il primo passaggio è quello di dipingere con fondo bianco tutta la superficie esterna della scatola. Come sempre, prima dipingo con il pennello e poi passo il rullo spugna per eliminare le righe delle pennellate. Una volta finito lascio asciugare bene il fondo. Dipingere il fondo in realtà è un passaggio facoltativo perché dipende dal tipo di carta che userete per la decorazione. Io lo dipingo di bianco per far risaltare meglio i colori della carta leggera che uso per la decorazione. Se voi invece usate della carta più spessa e molto coprente, potete evitare di dipingere il fondo. Inizio a strappare la carta a strisce, poi da ogni striscia ricavo pezzi più piccoli. Si chiama decoupage. È una specie di carta velina decorata e le differenze con la carta velina sono che questa è più resistente e si incolla molto più facilmente. Per incollare la carta sulla scatola uso la colla specifica, ma in realtà potete usare anche colla vinilica diluita con acqua in proporzione 1:1, quindi una parte di acqua e una di colla vinilica. Inizio a stendere un po' di colla sui bordi e incollo la carta un pezzettino per volta, passandoci della colla anche sopra e usando il pennello per eliminare le bolle d'aria. Dopo aver fatto asciugare bene la colla, rifilo la carta che fuoriesce dai margini. Il porta-Kleenex mi piace già così com'è, ma mi sembra che ci manchi quel qualcosa in più. Prendo un centrino ovale e lo incollo sulla parte superiore del porta-Kleenex, coprendo la fessura centrale. Per incollare il centrino procedo dal centro verso l'esterno, cercando di premere il pennello con delicatezza per non strappare le parti più sottili. Una volta asciutto, elimino con il taglierino la striscia di carta che copre la fessura. Io questa volta non passerò la vernice di finitura su tutta la superficie dell'oggetto perché la colla che ho usato ha già quella funzione e la superficie è già bella lucida. Se voi invece avete usato della colla vinilica, vi consiglio comunque di passare una o due mani di vernice di finitura. Come vedete, il porta-Kleenex in 4/4 è finito.
Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero che l'idea di decorazione di questa scatola vi sia piaciuta. Spero che questo tutorial possa esservi utile per prendere spunto per preparare tante bellissime idee regalo per Natale. Se lo farete, fatemi sapere qui sotto com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram e TikTok, dove condivido progetti e lavori che non trovate qua sul canale YouTube. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. L'appuntamento è fra pochissimi giorni con un nuovo tutorial sempre su questo canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!